Questa è la mia Dacia Sandero a GPL. Oggi vi spiegherò perché secondo me è una delle macchine migliori che si possono prendere in questo momento. Questa è la mia Dacia Sandero e oltre ad essere una macchina perfetta per essere camperizzata, o quasi, ha un altro pregio per me fondamentale: va a GPL. Ma cosa significa che va a GPL? In questo video cercherò di spiegarvi perché secondo me la macchina GPL ha un vantaggio enorme, soprattutto in questo periodo storico in cui ci troviamo, sia rispetto alla benzina che rispetto al diesel, ma in questo momento anche rispetto all'elettrico, almeno in Italia. Non so come mai, ma in Italia, ma in generale nel mondo, questa tecnologia del GPL non venga sviluppata. Quindi in questo video cercherò di rispondere concretamente alle domande che possono venire in mente a una persona che non ha mai utilizzato una macchina GPL, e vi dirò anche perché, almeno per quanto riguarda me, la macchina GPL mi sta facendo risparmiare un sacco di soldi. Ma restate fino alla fine perché oltre a vedere tutti i numeri andremo anche sul pratico. Ho fatto un viaggio nelle scorse settimane a Lugano e vedremo effettivamente quanto ho speso e quanto avrei speso magari con le altre motorizzazioni. GPL è l'acronimo di gas di petrolio liquefatto ed è semplicemente un sottoprodotto della lavorazione del petrolio. Se ne volete sapere di più vi lascio in descrizione magari il video di Geopop, così avete una visione chiara di che cos'è a livello scientifico il GPL. Ma cos'ha di particolare il GPL che almeno per me mi ha fatto scegliere una macchina GPL? Semplicemente il prezzo, è la cosa più semplice magari da pensare, però effettivamente almeno adesso con la benzina che costa 2 euro e il diesel che costa in alcuni momenti prima dello sconto delle accise 2,30 euro, l'ho trovato anche, il GPL è sempre rimasto all'incirca al massimo toccato forse gli 86 centesimi, non mi ricordo adesso di preciso, però in media costa all'incirca sui 75 centesimi in Italia. Questo per me, che sono un ragazzo che alla fine ha iniziato a lavorare da poco, io sinceramente non ho voglia di buttare tutto il mio stipendio per fare il pieno alla mia macchina, perché invece di spendere 2 euro circa al litro ne spendo 1 euro quasi e 20 in meno. Ma facendo un esempio più concreto, ad esempio io ultimamente quando faccio il pieno alla mia macchina, partendo dalla riserva fino al pieno completo, spendo all'incirca sui 22-24 euro. Mentre il mio collega qui dove lavoro, che ha una Fiat 500 un po' vecchiotta benzina, quindi sempre un'utilitaria, non un serbatoio esagerato, spende dalle 40 alle 45 euro. Approfondendo meglio con le macchine ibride, per esempio quella di mio padre è una Suzuki Vitara nuovissima del 2025. Appunto, per essere una macchina a benzina consuma anche poco, lui riesce a fare all'incirca quasi 19 km con un litro, ma appunto comunque di autonomia massima con un piano da 75 euro ci potrà avere 600-700 km, quindi comunque 75 euro iniziamo a parlare quasi di 3 pieni di GPL. Io vado comunque a fare molti più chilometri con gli stessi soldi alla fine. Falso per quanto riguarda l'Italia. In Italia siamo molto ben forniti, anche se non sembra, ma a livello europeo siamo tra i primi paesi in Europa per numero di distributori di GPL, però comunque appunto avendo la possibilità di passare a benzina, se siete in viaggio e non trovate un distributore di GPL e lo finite, non rimanete a piedi, avete comunque il serbatoio a benzina. Ovvio che lì andrete a perdere il vostro risparmio, però nel senso a me ancora non è mai capitato, ci ho fatto viaggi con la mia vecchia macchina che era sempre una a GPL, però con l'impianto aftermarket, ci sono andato anche in Germania, non ho avuto sinceramente problemi a trovare distributori di GPL, però comunque anche se l'avessi avuto sarei potuto semplicemente passare a benzina e al primo distributore di GPL fare rifornimento e poi ripassare a GPL. Comunque, come avevo detto all'inizio del video, ho fatto anche un test pratico, sono arrivato fino a Lugano partendo da Lucca, che andata e ritorno sono all'incirca 700 km. Al momento siamo a 18 più 33, quindi 40, no, sì, 48, 51. 51 euro per ora. Vediamo se dobbiamo farlo un'altra volta al ritorno. Ho fatto GPL in Svizzera, che lì costa di più. In generale in Europa diciamo che il prezzo si attesta più sull'euro, quindi all'incirca costa 1 euro fuori dall'Italia. Quindi avendolo fatto in Svizzera sono andato a pagare 1 euro. In realtà potevo andare avanti ancora un altro centinaio di chilometri, però ero in riserva appunto, quindi ho preferito fare il pieno e sono andato a spendere all'incirca sulle 30 euro. Sì, sta roba di tenere sto tastino premuto è un po' una rottura di coglioni, però che ci si deve fare? Almeno lo puoi fare da solo, non ci deve essere l'omino come in Italia praticamente, cioè si può fare da soli e almeno lo puoi fare a qualsiasi orario del giorno.
Facendo un confronto con la macchina di mio padre, che è una macchina a benzina ibrida, nella migliore delle ipotesi mettiamo che avrei potuto fare 19 km con un litro, 18-19 km con un litro, avrei comunque avuto un'autonomia di 600 km, quindi avrei dovuto comunque fare un altro pieno a ritorno. Mi avrebbe portato quindi a un prezzo di andata e ritorno, quindi 75 circa e 75 a ritorno di un 150 euro totali. E anche mi fosse bastato un solo pieno, magari proprio consumavo pochissimo in autostrada, comunque avrei speso 75 euro di pieno. E rispetto ai 55 comunque ci sono una ventina di euro di differenza che buttali via. Quindi come dimostrano anche i numeri, effettivamente viaggiando a GPL si ha un risparmio notevole rispetto che viaggiare a benzina. Non parlo del diesel perché soprattutto ora come ora ha dei prezzi folli, soprattutto se andate in autostrada a dei prezzi folli. Quindi riassumendo, il GPL vi fa risparmiare, non ha così tante limitazioni, se non quel filino di potenza in meno se lo montate aftermarket, ma se prendete una macchina come la mia che nasce GPL non avete nemmeno quel compromesso perché ha delle mappe studiate apposta per il GPL. Spero che questo video vi abbia aiutato a capire meglio che cos'è il GPL e che effettivamente vi può far risparmiare. Poi ovviamente fatevi i vostri conti. Io vi ho detto i dati reali quali sono, poi voi traete le vostre conclusioni. Quindi fatemi sapere la vostra nei commenti se volete. Ci vediamo a un prossimo video, una prossima volta, non so quando. Ciao!